Ciao a tutti, e bentornati sul nostro canale. Oggi vi portiamo un racconto che ha lasciato anche noi senza parole, un piccolo segreto che sembra sussurrato tra le pieghe del tempo e i riflessi delle luci di scena. Quando si parla di amori che catturano lo sguardo del pubblico, ci sono coppie che accendono qualcosa in più, una scintilla che scavalca lo schermo e si insinua nella nostra curiosità. E stavolta scenderemo insieme in quel territorio intimo, tra sospiri e confessioni. Preparatevi, perché stiamo per aprire il sipario su una poesia che Osge Yaz avrebbe scritto per Gökberk Demirci. Una poesia segreta, custodita come un talismano, che ci ha spinti a interrogarci, a immaginare, a sentire. E credeteci, vi toccherà. Per chi non li conosce a fondo, Gökberk Demirci e Osge Yaz sono due tra i volti più amati della nuova generazione televisiva turca. Carisma, talento, una presenza che riempie la scena. Li abbiamo visti sfiorarsi nelle storie che interpretano, li abbiamo seguiti tra indiscrezioni, silenzi, ritorni mai scontati. Una relazione che ha avuto i suoi alti e bassi, come la migliore delle fiction, e che proprio per questo ci appare reale. Eppure, ciò che ci porta qui non è un rumor nato sul filo del pettegolezzo e nemmeno una foto sfuggita al controllo dei social. È qualcosa di più intimo, parole su carta. Versi che, a quanto pare, Osge avrebbe dedicato a Gökberk. E quando l'amore si appunta in rime, quando un sentimento si fa musica nella lingua, la curiosità diventa bisogno di capire, di andare oltre il titolo, oltre l'immagine lucida del red carpet. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia. Qui ci piace scavare nelle storie che ci fanno sognare, ma anche riflettere, ci piace restituire sfumature, segnali, tracce di verità in mezzo al chiasso del gossip. Non perdetevi i prossimi video, perché ogni dettaglio merita il suo tempo e la sua voce. E adesso entriamo nel cuore di questo video. Immaginate la scena, due attori in piena ascesa, abituati a gestire il clamore, gli sguardi, i set senza tregua. E poi, fuori dal set, un legame costruito lontano dal clangore dei riflettori. Osge, con la sua delicatezza decisa, capace di dare vita a personaggi sfaccettati, Gökberk, con quello sguardo che sa contenere quiete e tempesta insieme. Lo abbiamo visto imporsi con un carisma ruvido e tenero, la presenza di chi non ha bisogno di spiegarsi troppo. La loro storia è stata osservata, commentata, messa in discussione. Ma stavolta non è un obiettivo indiscreto a raccontarci qualcosa, sono le parole. Non un'intervista studiata, non una caption cesellata a tavolino. Una poesia. Si dice che questi versi siano stati un dono. Un gesto privato, quasi un amuleto riposto in una tasca del cuore. E quando l'autrice è un'attrice come Osge, che del sentire ha fatto mestiere, le aspettative si impennano. Sarà un inno romantico nel senso più classico? Una radiografia delle fatiche e delle gioie del loro stare insieme? O magari un percorso simbolico, intriso di immagini che solo loro due possono davvero decifrare? Dopo aver ascoltato e analizzato quei versi, la verità sembra più ricca, un mosaico di tutto questo, e anche di più. Quello che colpisce non è un florilegio di frasi fatte, ma l'intensità nuda di chi sceglie la sincerità come casa. La poesia scorre come un fiume di montagna, limpida, a tratti quieta, poi improvvisamente impetuosa. Parla di sguardi che dialogano senza bisogno di fermate, di silenzi che sanno essere più eloquenti di mille promesse, di una forza che nasce dallo stare fianco a fianco. In certi passaggi, Gökberk appare come un riparo da una pioggia interminabile. Non il luogo in cui nascondersi, ma il punto in cui si torna per ritrovare contatto, respiro, tempo. È l'immagine di un rifugio che non pretende perfezione, ciò che vibra è la presenza. Non un eroe, non un ideale irraggiungibile, un uomo che sostiene, che resta, che accoglie. E qui emerge la parte più vera del quadro. Perché la poesia non finge che tutto sia sempre semplice. Non c'è intento di lucidare i bordi. Si insinua, invece, la doppiezza di ogni relazione che resiste. L'istante in cui ci si perde e il successivo in cui ci si ritrova, il rumore che confonde e la bussola interiore che rimette in rotta. Non c'è paura nel mostrare la cicatrice,
non c'è vergogna nel ricordare il peso di un addio che non si è mai compiuto fino in fondo. Le imperfezioni diventano trama, e proprio perché non vengono limate via, ci fanno percepire la forza che ne deriva. Ed è in questa tenerezza terminante che l'amore si fa concreto, riconoscibile. Dal punto di vista della costruzione, si avverte un respiro tutto turco, cadenze leggere, rimandi sonori, un'attenzione ai dettagli che ricorda una tradizione poetica di immagini sottili, pregne di atmosfera. Ogni parola sembra posata come una foglia su un lago, tocca l'acqua, la increspa, poi si ferma. Non è una lettura da consumare in fretta. È qualcosa da assaporare, versetto dopo versetto, lasciando che le immagini attecchiscano e restituiscano all'ultimo una visione. Ci sono passaggi in cui si parla di un amore che non conosce i confini ordinari del tempo e dello spazio, come se due anime si riconoscessero al primo sguardo, anche quando quel riconoscimento è stato rimandato, complicato, messo alla prova. Quando Osge descrive Gökberk, la bellezza fisica fa un passo indietro. Non è l'asse portante. Lo chiama enigma, lo evoca come un mare profondo che sa essere trasparente o abissale, a seconda della luce. Parla di un fuoco che non brucia per distruggere, ma illumina il cammino in una stanza senza finestre. È la definizione dell'essenza che colpisce, l'ammirazione non si ferma alla superficie, e proprio per questo suona credibile. C'è il rispetto di chi conosce i limiti e le paure dell'altro e decide di restare comunque, di imparare la lingua segreta del suo silenzio. E poi c'è il contesto, inevitabile. Stare sotto i riflettori significa accettare che altri guardino, interpretino, talvolta stravolgano. C'è un'opinione per ogni respiro, un giudizio per ogni passo. In questa morsa di attenzioni spesso rumorose, scegliere la poesia è come aprire una porta su una stanza dove il frastuono non entra. È il loro luogo sigillato, il loro alfabeto, un patto. Un foglio scritto a mano è uno sguardo all'indietro, un atto di ribellione gentile contro la velocità, un modo per dire, noi, qui, così. Niente filtri, niente note a margine. Solo quello che conta, messo in fila con la cura di chi sa che le parole, quando sono giuste, proteggono e rivelano allo stesso tempo. È qui che sta la magia di ciò che oggi condividiamo. Non leggiamo soltanto dei versi che hanno fatto parlare. Cerchiamo di ascoltarne il battito, di decifrare la corrente che li muove. Ci chiediamo quali esperienze abbia voluto fissare Osge fra quelle righe, quali crepe abbiano permesso alla luce di entrare. E, inevitabilmente, finiamo per specchiarci. Perché ogni grande storia d'amore ci restituisce domande su di noi, quale rifugio cerchiamo? Quanta verità sappiamo sopportare? Cosa significa restare quando il rumore non smette? Questo tipo di racconto, affidato a una poesia, ci permette anche di ricordare il potere dell'arte. In un mondo che corre, i versi chiedono una sosta. Sollecitano attenzione, non scroll. Ci riportano all'atto antico di dire la verità con immagini che sfiorano, che non impongono, che non urlano. E una poesia scritta a mano, in un'epoca che misura tutto in istanti e visualizzazioni, ha un valore incommensurabile. Proprio come una fotografia sgranata di cui non vogliamo perdere il profumo, quelle parole restano lì, a disposizione di chi sa ascoltarle. Ci sono due momenti, nella poesia, che ci hanno colpito più di altri. Il primo riguarda il ritorno, non come ripetizione, ma come approdo. Osge racconta di una distanza che non cancella, di giorni in cui la voce dell'altro sembra venire da un'altra stanza della stessa casa. Eppure, appena il passo si riavvicina, tutto si rimette a fuoco, la risata, l'odore della pelle, i rituali minimi. Il secondo momento è la resa dei conti con la paura di farsi vedere davvero, di non essere all'altezza del mito che ci cuciscono addosso. È lì che l'amore si sceglie, dicono i versi. Non nel trionfo, ma nella crepa. Se mettiamo in fila i segnali, se pensiamo a ciò che hanno attraversato, alla pressione, ai fraintendimenti, alle pause e agli sguardi che hanno continuato a dirsi sì anche quando tutto suggeriva un no, la poesia appare come una conseguenza naturale. Un gesto sobrio e potentissimo. Un promemoria, noi siamo questo, al di là di come ci vedete. E in questa prospettiva, il testo non suona mai esibito.
Anzi, sembra scritto con una grafite leggera, quella che macchia appena le dita e non lascia pesi sul foglio. È una chiamata alla tenerezza, ma non chiede indulgenza, chiede attenzione. C'è un accenno di musicalità che ritorna, quasi un ritornello sottotraccia, come se alcune parole fossero fatte per essere ripetute. Rifugio, rotta, vento, casa. 4 nomi per dire la stessa cosa, il luogo in cui si smette di tremare. E quando Osge parla di Gökberk come di un vento che sposta le nubi senza strappar via gli alberi, la metafora diventa immagine concreta, lo porta con sé senza sradicarla, le fa spazio. La forza, allora, non è volume, è misura. La poesia offre anche squarci di memoria, un set, una pausa caffè, una risata trattenuta, una parola detta a metà che suona più vera proprio perché incompiuta. Non è nostalgia, ma riconoscenza per ciò che ha insegnato. Ed è in questa riconoscenza che si fa strada la fiducia, l'idea che si possa ancora imparare a camminare insieme, anche quando il ritmo cambia. Le mani non si stringono sempre allo stesso modo, e va bene così. Abbiamo provato a immaginare la scena in cui la poesia è stata consegnata. Forse sera tardi, una luce calda, poche righe piegate 2 volte, uno sguardo che dice leggila quando vuoi. Forse un silenzio che diventa promessa. Ed è bello che ci sia qualcosa che non sappiamo. È giusto che resti un segreto. Noi abbiamo solo intravisto, come dall'uscio di una stanza. E tanto è bastato per capire che certe parole, anche quando non ci appartengono, ci riguardano. Perché ci ricordano che la verità dei sentimenti non è nel clamore, ma nel dettaglio. E adesso tocca a voi. Raccontateci nei commenti la vostra lettura. Quali immagini vi hanno trafitto? Quali parole vi hanno risuonato addosso come una canzone che conoscete da sempre? Credete che questa poesia rispecchi davvero il passo che Gökberk e Osge stanno facendo, tra passato e presente? O pensate che sia il tentativo di proteggere un luogo in cui possono respirare senza essere visti? Siamo curiosi di ascoltarvi, perché questo canale è nato per ospitare le vostre voci insieme alla nostra. In conclusione, oggi abbiamo attraversato il legame tra Gökberk Demirci e Osge Yazza attraverso un testo che, più che essere letto, andrebbe ascoltato. Ne abbiamo ripercorso il ritmo, colto i rimandi, interpretato le immagini di riparo, comprensione, ammirazione che supera la superficie. Abbiamo ricordato come la poesia possa diventare il mezzo più dolce e coraggioso per dire l'indicibile, soprattutto quando la vita pubblica ti chiede di spiegarti ogni giorno. E questo testo, in particolare, ci ha regalato un affaccio umano, vulnerabile, concreto su un amore che non smette di scegliere. Grazie per essere stati con noi in questo piccolo viaggio poetico. Se vi ha emozionati, fatecelo sapere. Diteci quali versi portereste con voi, quali avete letto come se fossero stati scritti per la vostra storia. E se questo contenuto vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con chi sa apprezzare le parole dette piano, e soprattutto iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia, attivate le notifiche e restate connessi, ci aspettano altre storie, altri sussurri, altre verità. A presto, nel prossimo video, dove continueremo a cercare il battito dietro le notizie, il cuore dietro le immagini, la poesia dietro il rumore.